Buon pomeriggio campagnoli dell'Olimpo. Come state? Benvenuti qui sul nostro nuovo canale, su questo primo video. Sì, noi siamo Gio e Beh e questo è il primo video che faremo di una lunga serie dove descriveremo la nostra vita, la nostra prima esperienza, esatto, di vita di campagna. Abbiamo acquistato circa un mese fa una casa in campagna perché questo era il nostro sogno. Noi veniamo da una città non strapiena di traffico, però comunque una città turistica, Siracusa, quindi per anni siamo stati bloccati dentro la città con tutti i pro e i contro che ha una città, e abbiamo sempre desiderato e sognato una vita in campagna, e da circa un mese abbiamo fatto questo passo e abbiamo realizzato questo sogno. Adesso vi portiamo in giro per il nostro giardino di Giove e parleremo un pochettino di questo primo mese, di come ci siamo trovati, e successivamente vi faremo vedere attraverso i nostri video tutte le nostre attività, tutti i nostri nuovi progetti che abbiamo da realizzare in questo terreno, e andremo alla scoperta di tutte le piante, gli alberi, di quello che vorremmo piantare, fare, eccetera. Però non mi dilungo troppo, iniziamo. Allora, questo diciamo che è l'ingresso del nostro giardino. Abbiamo comprato questa casa con un terreno di circa 7000 metri quadrati, dove insiste una monocultura di un tipo di albero che vi faremo vedere nei prossimi video successivamente. Sì. E poi ci sono un po' di alberi misti qua e là, di frutta mista. Ovviamente siamo in Sicilia, non possono mancare gli agrumi, e poi vi faremo vedere. Diciamo che abbiamo fatto questo passo da circa un mese ed è stato abbastanza duro arrivare a questo punto, perché ci siamo focalizzati soprattutto inizialmente sulla casa, perché dovevamo andarci a vivere. Ovviamente abbiamo iniziato a fare una piccola pulizia giusto attorno alla casa, attorno alle verande e il viale, che praticamente quando siamo arrivati non si poteva nemmeno entrare, perché noi abbiamo preso questo terreno che era in stato di abbandono da circa 3 anni. 3 anni, sì. Quindi non veniva data nemmeno acqua alle piante. Abbiamo trovato purtroppo anche alberi che non hanno superato il caldo questi siciliano. 3 anni di Esatto. Ecco. Però adesso piano piano cerchiamo di rifar vivere a questa campagna la vita che merita, perché è una campagna veramente bella con tante potenzialità. Allora, adesso vi portiamo a fare un video più o meno della zona perimetrale del nostro giardino, ma dettagliatamente poi vi faremo vedere cosa c'è come piante, come alberi, eccetera eccetera, e i nostri progetti futuri di cosa vorremmo realizzare. Allora, andiamo un attimino qua avanti. Allora, partiamo da questa zona qui, vi facciamo vedere adesso, dove qua poi verrà tutta un'area relax con sdraio. Poi vi faremo vedere, se riusciamo, anche un'anteprima, diciamo. Qua ad esempio, dove vedete, stiamo cercando di strutturare un vialetto che porterà fino a lì dove c'è la zona di confine del nostro giardino. Sì, un vialetto delle aromatiche, in modo tale da poter creare la zona, diciamo, cucina esterna, dove il vialetto vicino alle piante aromatiche, quindi quando cuciniamo possiamo prendere le spezie, qualsiasi tipo di spezia vogliamo. Andiamo avanti, facciamo vedere un attimino. Così però stai facendo vedere, stai dando già un'anteprima degli alberi che abbiamo. Lo so, ma come faccio? È impossibile. Aspetta, allora ci riprendiamo noi. Sì, perché dobbiamo dedicare una puntata apposta per tutti gli alberi, perché ho un sacco di domande da farvi, perché noi non siamo esperti assolutamente in niente. Anzi, stiamo cercando di iniziare questa nuova questo nuovo lifestyle, perché poi la vita di campagna è uno stile di vita, o lo ami o lo odi. Infatti molti amici a molti amici è piaciuto, però non è da tutti, perché comunque la vita di campagna è molto impegnativa, ci vuole costanza, ci vuole tempo, però
io sono una persona molto precipitosa nelle cose, sono molto diciamo vorrei tutto subito. Ma non si può fare, quello che mi sta insegnando la campagna è che, come le piante, i lavori che bisogna fare, purtroppo non si può fare tutto subito, e questo mi sta insegnando a essere paziente, a capire che purtroppo ci vuole tempo per ogni cosa, sia per le piante, per vederle crescere, sia per i lavori che vogliamo fare e che stiamo già facendo, che poi vi faremo vedere. Però veramente sto imparando a essere più paziente, ad accontentarmi, a non correre, esatto, a non correre, ad accontentarmi dei piccoli passi che riusciamo a fare ogni giorno. Fidatevi che i piccoli passi che stiamo facendo ogni giorno sono grandi passi, perché c'è veramente molto da fare, anche se un giorno sembra che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tantissimo, e quindi la campagna ti insegna anche appunto a rallentare, anche con le giornate, perché considerate adesso che ore sono? Tardo pomeriggio. Abbiamo deciso di fare questo video nel tardo pomeriggio perché c'era troppo caldo. Noi vivendo in Sicilia già ci sono 36-37 gradi e c'è veramente caldo, quindi cerchiamo di rispettare. Ci siamo dati questo impegno di almeno un video a settimana. No, parlavo del numero dei video, sempre però rispettando i nostri impegni, perché abbiamo deciso di intraprendere questo cammino, però noi ancora abbiamo una vita legata a un lavoro, esatto, tutta la giornata, quindi cercheremo di dividerci tra il lavoro, la vita di campagna, l'agricoltura, il nostro piccolo orto, che faremo poi insieme, vi renderemo partecipi. Anche perché abbiamo bisogno di molti consigli. Sì, di molti consigli, perché non siamo esperti, siamo amatori. Abbiamo nel nostro piccolo fatto dell'esperienza però uso domestico, quindi le classiche piantine aromatiche, qualche piccolo orto nella mia vecchia campagna, però nulla di così impegnativo rispetto a quello che vogliamo fare adesso che abbiamo finalmente la nostra campagna, che è bella grande, abbiamo la possibilità, tantissimo spazio, sì, e prima o poi cercheremo di arrivare a un risultato diciamo di autonomia, quantomeno per frutta, verdura, ortaggi. Cerchiamo di essere autosufficienti. Ecco. Questo terreno è provvisto di trivella, abbiamo il fotovoltaico, quindi stiamo cercando anche lì di essere più green possibile, meno dipendenti da tutto quello che è bollette. Ci proviamo, sarà dura, però ci vogliamo provare, perché abbiamo bisogno di farlo. Nel frattempo sicuramente state capendo qual è la nostra monocultura, perché siamo sommersi. Se riuscite a vedere, io non ve li sto facendo vedere perché non voglio farveli vedere, ma oggi è inevitabile. Se state riuscendo già a capire quali sono gli alberi in monocultura. Adesso vi stiamo portando un attimino troppi alberi dello stesso tipo. Vi stiamo portando un attimino a vedere che in realtà vabbè, ve lo dico nei prossimi video perché non voglio spoilerare nulla. Allora, ancora qui stiamo correndo, come vedete qua ci sono tutti i tubi di irrigazione, che poi successivamente anche questi dobbiamo capire come gestirli e strutturarli. Sì, anzi la fortuna è stata proprio quella di trovare il sistema di irrigazione già predisposto per tutte le piante. È ovvio che noi ora dovremmo fare dei lavori e eliminare questi alberi, quantomeno la maggior parte, però li sostituiremo, non ne faremo piazza pulita e basta. Cercheremo di sostituire quasi tutti gli alberi, quelli che vogliamo togliere, e poi capirete anche il perché nei prossimi video. Però vi stavo dicendo, la cosa positiva è stata proprio quella di trovare il sistema di irrigazione già fatto, che oltre ad avere un costo non irrisorio, abbiamo la possibilità, togliendo poi gli alberi, di scucirlo e di riutilizzarlo per quello che vogliamo fare noi, in modo tale da riorganizzarlo, perché il vecchio proprietario, la nostra sfortuna è stata quella che noi purtroppo non siamo riusciti a interfacciarci con i proprietari, perché vivevano già oltreoceano,
perché il marito non c'è più, la moglie ha deciso di seguire i figli in America e quindi, sì, e quindi è stato abbiamo fatto tutto in procura con un avvocato, quindi effettivamente non sapevamo nemmeno come si accendesse la trivella o che collegamenti ci esatto, e quindi le fossero. prime settimane siamo stati lì a scoprire, a cercare di capire cosa effettivamente funzionava, cosa no, dove erano le cisterne, dove erano i rubinetti, come attivare quello, come attivare l'altro, dove era il serbatoio della casa. Insomma, ad oggi, dopo un mese, siamo riusciti più o meno, a capire tutto. Abbiamo un'idea, sì, ecco. Sì, manca proprio giusto due cosette che non sappiamo bene come si gestiscono ancora, però piano piano arriveremo pure lì sicuramente. Anzi, magari ci aiuterete voi a capire certe cose, a cosa funziona, a cosa servono, perché nel frattempo noi circa 15 giorni fa abbiamo fatto venire un agronomo che ci ha consigliato, ci ha spiegato un pochettino tutto, cosa stava andando, cosa era meglio togliere, perché era già malato e poteva contagiare altri alberi, cosa poteva restare nonostante per noi fosse malato, in realtà sì, magari per noi era sano, però lui ha detto no, guarda che c'è questo fungo, c'è questa malattia, quindi è meglio toglierli definitivamente. E quindi siamo già a un punto dove nei prossimi giorni, come abbiamo detto, vi racconteremo quello che vogliamo fare. Intanto abbiamo fatto un giro così molto random della nostra... Anzi, facciamo un primo giro di qua, vediamo di qua però del nostro dove non terreno. c'è una spina. Siamo arrivati al punto che adesso abbiamo pensato come strutturare, perché oltre alla parte diciamo agricola vorremmo prendere qualche gallina per avere almeno le uova, e poi parlando con conoscenti, amici, esperti, stiamo cercando di capire quale animale potremmo inserire nel nostro terreno, che non faccia troppo danno al terreno ma che nello stesso tempo aiuti la pulizia del terreno, come potrebbe essere una capretta, come potrebbe essere un asinello. Ancora non lo sappiamo, anzi, se voi sapete che animale potrebbe fare al caso nostro, che ci potrebbe aiutare a tenere pulito il terreno senza però andare a mangiare gli ortaggi o gli alberi o i frutti. Quindi stiamo cercando un attimino di capire, di prendere più consigli da tutti e poi ovviamente fare le nostre considerazioni e scegliere cosa fare. Una cosa importantissima per noi è che ci iniziate a seguire, attivate la campanella, cliccate mi piace nei nostri video, così ci aiutate a realizzare il nostro sogno e noi in cambio vi diamo tutto il sapere di quello che riusciamo a scoprire, degli errori che facciamo, in modo da evitare altre persone come noi che si stanno avventurando in questo nuovo cammino, di fare gli stessi errori. Siamo dentro la giungla. Abbiamo scelto il percorso più difficile per farvi vedere più o meno il nostro giardino, però va bene, dai. Okay. Allora campagnoli, siamo giunti alla fine di questo primo video. Noi vi salutiamo per adesso, ma vi aspettiamo al prossimo video, anzi, con tantissime novità, perché vi faremo vedere gli alberi che già ci sono, quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo dovuto togliere, quello che vorremmo piantare. E ovviamente ci aspettiamo i vostri consigli per individuare le zone adatte per gli alberi che vorremmo piantare. Quindi io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao campagnoli dell'Olimpo. Ciao, alla prossima.